The book is about the Italian language. How to say that in Italian? Questo libro è sulla lingua italiana. Questo libro tratta della lingua italiana. Questo libro riguarda. Questo libro parla della lingua italiana. Con la lingua italiana. Ok, in questo video vediamo tutti i modi per tradurre correttamente questa frase in italiano. Pronto? Ciao, io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Quando imparo una lingua straniera mi capita continuamente, in particolare quando sono già ad un livello intermedio, di leggere articoli di giornale, brevi testi, fumetti, romanzi, oppure mi capita di guardare un film o di ascoltare musica. Tutto questo per allenare le mie competenze ricettive, cioè la lettura e l'ascolto. Arriva poi il momento in cui discuto il tema del libro, del film o della canzone con il mio insegnante di inglese o di tedesco, che mi chiede "What is the movie about? Worum geht es in dem Film?" Come traduciamo questa domanda in italiano? Ci sono tante alternative. Vediamole una per volta. Di cosa parla il film? Il film parla di un episodio storico. In questo primo caso usiamo il verbo parlare, seguito dalla preposizione di. Parlare di un argomento. Di cosa tratta il libro? Il libro tratta di un viaggio in Italia. Trattare di è uguale a parlare di, quindi utilizzo sempre la stessa preposizione. Di cosa tratta l'ultimo libro che hai letto? Scrivilo nei commenti. Un altro esempio è: che cosa riguarda la canzone? La canzone riguarda una storia d'amore. Il verbo riguardare può essere usato come sinonimo di parlare di e trattare di. Ma fai attenzione perché è seguito da un oggetto diretto, quindi non usiamo la preposizione di in questo caso. Ancora un altro modo per tradurre questa frase in inglese è semplicemente usare il verbo essere. Su che cosa è la conferenza? Oppure su cos'è la conferenza? La conferenza è sul cambiamento climatico. Quindi in questo caso semplicemente usiamo il verbo essere. Ricorda che i verbi in questi 4 esempi sono intercambiabili, quindi possiamo dire su cos'è il film oppure di cosa tratta la conferenza. Un'altra quinta traduzione possibile può essere: qual è il tema, l'argomento del romanzo? Il tema del romanzo è la città di Bologna. In quest'ultimo esempio, come vedi, non ho utilizzato nessun verbo in particolare, ma ho usato il sostantivo tema o argomento. Questo perché molto spesso quando si impara l'italiano succede di usare la parola soggetto, tradotta direttamente dall'inglese subject, che non è esattamente corretta in questo caso. Nel dizionario troverai che la parola subject è tradotta letteralmente con soggetto, però ti sconsiglio di utilizzarla con questo significato, perché in realtà è assolutamente preferibile in italiano utilizzare i sostantivi argomento o tema. Bene, riassumendo, queste 5 erano le espressioni principali usate per riferirsi ad un argomento e descriverlo. Ma c'è anche un verbo molto usato dagli italiani che devo presentarti. È il verbo entrarci. Il verbo entrarci è un verbo pronominale, cioè un verbo che ha un pronome nella sua forma base, cioè all'infinito. Questo pronome ci cambia completamente il significato iniziale del verbo, in questo caso entrare.
Bene, vediamo un attimo la coniugazione del verbo entrarci. Quindi io centro, tu centri, lui, lei centra, noi centriamo, voi centrate, loro centrano. Rispetto alle 5 espressioni precedenti, il verbo entrarci esprime un concetto più vago. Posso dire il libro parla di politica, il tema principale è sicuramente la politica. Il libro c'entra con la politica. In questo caso non sai esattamente di cosa parla il libro, ma hai un'idea generale dell'argomento. Il libro ha una relazione con la politica. Allo stesso modo posso usare questo verbo anche nelle altre affermazioni. Quindi la conferenza c'entra con il cambiamento climatico. Significa che la conferenza ha a che fare con questo tema. Bene, i verbi che abbiamo visto in questo video hanno anche altri usi, ma per questa volta ci limitiamo a vedere questi significati. In particolare il verbo entrarci è un verbo più complesso con tanti usi che approfondiremo in futuro in un video dedicato. È un verbo colloquiale molto utile e usato dagli italiani, come in realtà tutti i verbi pronominali. Bene, spero che la spiegazione sia stata chiara ed utile. Condividi il video con altre persone che stanno imparando l'italiano e noi ci vediamo al prossimo. Buono studio!